Cari amici, bentrovati sul mio canale. Quest'oggi parliamo di alcuni ultimi sviluppi nella Chiesa. Lo scorso 18 marzo il cardinale Pietro Parolin ha spedito, a nome di Papa Leone XIV, una lettera ai vescovi francesi raccolti in assemblea plenaria a Lourdes dal 24 al 27 marzo scorsi, in cui si sottolinea all'interno di questa lettera, tra le altre cose, che il Papa è particolarmente attento alla questione liturgica nel contesto della crescita delle comunità legate al Vetus Sordo. Questo accenno ha entusiasmato, comprensibilmente, molti cattolici vicini al mondo della tradizione. Leggiamo però il riferimento della lettera nella sua interezza. Leggo la traduzione in italiano. È preoccupante che una ferita dolorosa continui ad aprirsi nella Chiesa riguardo alla celebrazione della Messa, sacramento stesso dell'unità. Per guarire tale ferita è certamente necessario uno sguardo nuovo a ciascuno di noi, con una maggiore comprensione della propria sensibilità. Uno sguardo che può permettere a fratelli ricchi di diversità di accogliersi a vicenda nella carità e nell'unità della fede. Voglia lo Spirito Santo suggerirvi soluzioni concrete che vi permettano di includere generosamente coloro che sono sinceramente legati al Vetus Sordo, in conformità con le linee guida stabilite dal Concilio Vaticano II in merito alla liturgia. Fine citazione. Ora, è ovvio che questa lettera si inserisce in un contesto e in un momento storico molto peculiare. Pensiamo solo alla pressione sorta relativamente alla questione delle consacrazioni episcopali della fraternità sacerdotale San Pio X, che proprio in Francia presenta un numero cospicuo di fedeli. Ehm, la Francia rappresenta oggi uno di quei paesi occidentali in cui si registra un notevole picco di conversioni al cattolicesimo, in larga misura connessa al mondo eh, tradizionale. Ehm, Non si tratta solo di comunità riconducibili alla fraternità sacerdotale San Pio X, come dimostrato per esempio dall'annuale pellegrinaggio di Chartres, che è testimonianza di una vitalità liturgica, devozionale, religiosa che contrasta con la crisi generale delle strutture parrocchiali ordinarie. E benché questa lettera abbia riacceso le speranze, forse illusorie, di molti cattolici della tradizione, speranze di cui abbiamo già parlato in una scorsa analisi, in realtà una lettura attenta e contestuale dell'evento non può che confermare quanto proprio in quella sede avevamo affermato. Tutto il discorso di Papa Leone è ancora una volta improntato sull'unità formale della Chiesa, ovvero la coesione, dove fratelli ricchi di diversità devono comprendersi ed accogliersi vicendevolmente. Poi il Papa specifica nell'unità della fede. E tuttavia ci chiediamo quale fede? Perché come possono appartenere alla stessa fede il sacerdote che studia e applica Amoris Laetitia e il sacerdote che studia e applica Casti Connubi? È chiaro che c'è una tensione, una contraddizione. Il problema di Papa Leone non è il suo desiderio di reintegrare la sensibilità liturgica tradizionale nella vita della Chiesa, cosa che lo distingue certamente da Francesco, ma il modo in cui intende farlo. Leone XIV non vuole semplicemente recuperare la tradizione, vuole metterla
sullo stesso piano di altre sensibilità, non solo liturgiche, ma anche, e forse anzitutto, dottrinali, che con la fede cattolica trasmessa dagli apostoli hanno ben poco in comune. È un approccio che paradossalmente finisce per produrre lo stesso effetto di quello di Francesco, anche se parte da presupposti opposti. Francesco tendeva a escludere la tradizione. Leone XIV tende a includere tutto, tradizione compresa, ma includere la verità accanto a posizioni incompatibili con essa. Tra l'altro questo è un approccio condiviso e praticato anche, per esempio, ed è molto eloquente, da un cardinale ipermodernista come Matteo Maria Zuppi, presidente dei vescovi italiani, che come sapete in più occasioni ha celebrato il rito vetusordo. Perché? Perché questa è la strategia, includere tutto. Ma includere tutto significa, porta inevitabilmente a relativizzare la verità stessa. Il cardinale Pietro Parolin poi il 26 marzo 2026 ha rilasciato al vaticanista Niva Limbu eh, una dichiarazione in cui di fatto ha ribadito la posizione del Papa. Leggo. Penso che tutti condividiamo questa valutazione che dà il Papa, giusto? Nel senso che la liturgia non deve diventare fonte di conflitto e divisione tra noi. Ha poi aggiunto, sarà necessario trovare una soluzione che soddisfi le esigenze legittime, ma credo che questo possa accadere senza trasformare la liturgia in un campo di battaglia. Parolin e Leone, come abbiamo già detto, condividono questo approccio fabiano alla trasformazione della Chiesa. Che vuol dire fabiano? Il fabianesimo è una strategia rivoluzionaria ben precisa, cioè niente scossoni improvvisi, ma un aggiornamento graduale e costante. E tuttavia Parolin resta perfettamente allineato a Francesco su un punto decisivo. L'idea che la lex orandi tradizionale eh, rappresenti una visione di Dio, dalla Chiesa, della redenzione, ormai superata dal Concilio Vaticano II. Un concilio che, in una celebre lettura di Parolin, ha segnato il passaggio da una Chiesa solo cattolica ad una Chiesa anche globale. E questa lettura del Vaticano II come passaggio da una Chiesa solo cattolica a una Chiesa anche globale ha conseguenze dirette anche sul piano liturgico. Tra l'altro, conseguenze, diciamo, coerenti anche con le intenzioni di Bergoglio, che portano, in ultima analisi, all'implementazione di traditionis custodes fino alla definitiva archiviazione della liturgia tradizionale per i motivi prima esposti. Tra queste conseguenze troviamo l'inculturazione spinta, la cosiddetta creatività liturgica e l'adattamento del messale alle sensibilità e alle culture locali. In questo schema, dove la Chiesa non è solo cattolica ma anche globale, in questo schema non è più il prodotto culturale dell'uomo, meglio i prodotti delle varie culture dell'umanità a doversi convertire alla liturgia, a Dio, ma è la liturgia, cioè Dio, che deve convertirsi all'uomo, ai prodotti dell'uomo. Alcuni potrebbero interpretare le parole di Parolin come un tentativo di non contraddire il Papa regnante, magari per timore di una possibile riorganizzazione della segreteria di Stato. Ho sentito più di qualcuno avanzare, diciamo, questa ipotesi, ma in realtà Parolin ha espresso un concetto molto semplice, niente di più. Ha detto la liturgia non deve essere fonte di conflitto. Dalla sua prospettiva, qual è il modo più pratico, diretto per eliminare il conflitto liturgico? Semplicemente applicare traditionis custodes fino in fondo, marginalizzando il rito antico e riconoscendo il rito nuovo come unica forma legittima della lex orandi cattolica. D'altronde,
anche con l'eventuale allontanamento di Parolin dalla segreteria di Stato, risulta difficile immaginare, almeno allo stato attuale delle cose, un ridimensionamento della stessa che penalizzi la linea portata avanti sinora e rappresentata da Pietro Parolin. E la scelta del nuovo sostituto della segreteria di Stato, adesso ufficiale, cioè l'arcivescovo Paolo Rudelli, conferma questo che dico, perché Rudelli è un diplomatico formato nella linea Villot, Casaroli, Silvestrini, Parolin, favorevole alla Ostpolitik e perciò perfettamente inserito nella scuola diplomatica dominante in segreteria di Stato almeno dagli anni 70. La visione di Parolin dunque si allinea parzialmente a quella di Papa Leone, ma questo non mette minimamente a rischio il suo peso in Vaticano o in segreteria di Stato, come qualcuno ha pensato. E lui, Parolin, chiaramente sa bene questo, proprio perché Leone XIV non governa per esclusione, ma, come abbiamo detto, per convivenza di sensibilità diverse. Papa Leone accoglie volentieri una pluralità di posizioni, anche quando non coincidono con le sue. In un sistema così, Parolin non solo non perde influenza, ma continua a muoversi con agio nel proprio ambiente, forte del fatto che la pluralità, anche quella più dissonante, è esattamente ciò che il Papa attuale considera un valore. A confermare tutto questo è molto interessante quanto avvenuto in questi ultimi giorni sul fronte dell'episcopato. Nella mia scorsa analisi sostenevo che tra i vescovi formati sotto Francesco e quelli promossi nominati da Leone XIV non esiste differenza. Al massimo possiamo parlare di sfumature all'interno dello stesso pattern, dello stesso schema, un continuum, no, dicevamo, che va dal sinodalista moderato Iannone fino all'apertamente eterodosso Grünwedel, i due poli simbolici dell'episcopato prevostiano. Avevo anche criticato l'idea, apparentemente molto diffusa ma poco realistica, secondo cui i vescovi progressisti si morderebbero la lingua finché il Papa detta una linea chiara e contraria alle loro istanze. Ma gli eventi di questi giorni confermano purtroppo che questa lettura di moderazione, di tenuta a freno dei vescovi, non regge. La linea del Papa non frena i vescovi progressisti, proprio perché, di nuovo, lo ribadiamo, Leone XIV non chiede uniformità, ma pluralità di opinioni, anche quando divergono apertamente dalle sue. Ma veniamo ai fatti. Il 26 marzo 2026 Heiner Wilmer, vescovo eterodosso, che abbiamo già incontrato nelle nostre analisi, protagonista del cammino sinodale tedesco e ora presidente della conferenza episcopale in Germania, è stato promosso dalla diocesi di Hildesheim alla sede più prestigiosa di Münster. Una scelta, tra l'altro, che arriva proprio mentre la Santa Sede sta valutando gli statuti della Synodal Conference, della conferenza sinodale, questo organismo che si vuole mettere in piedi e che sarebbe permanente e che di fatto funzionerebbe come un Parlamento ecclesiale, a maggioranza laicale, minoranza episcopale, dotato addirittura di poteri decisionali su dottrina, morale, disciplina e pastorale e che opererebbe addirittura come organo di vigilanza, esposizione e sanzione degli eventuali vescovi dissidenti, un vero monstrum giuridico nullo in se stesso, privo di qualsiasi fondamento canonico. Penso che la Santa Sede respingerà questi statuti, però vedremo. Mentre la Santa Sede valuta questi statuti, Heiner Wilmer viene promosso. L'eretico Heiner Wilmer viene promosso. Ancora più eloquente è un'altra storia, giunta in questi giorni da Anversa, Belgio. Il vescovo locale Johan Bonni
ha pubblicato una lettera pastorale in cui annuncia un piano molto concreto, cioè formare e ordinare uomini sposati al sacerdozio entro il 2028, presentando questa scelta come risposta alla crisi delle vocazioni e come naturale sviluppo del processo sinodale. In altre parole, se il percorso sinodale sta andando in quella direzione, perché fingere che nulla sia cambiato? Per Bonni la domanda non è più se la Chiesa ordinerà uomini sposati, ma quando e chi saranno i primi. Nella stessa lettera Bonni critica anche i recenti pronunciamenti della Santa Sede sul diaconato femminile, giudicando gli argomenti contrari, badate bene, teologicamente deboli e antropologicamente superati, arrivando ad affermare che il ministero ordinato ha diritto alle donne. Questo conferma quanto ho detto anche in altri contesti, in altre analisi, e cioè che oggi la Chiesa è incapace di difendere anche quelli che hanno buone intenzioni, anche quelli che difendono la tradizione. C'è questa incapacità diffusa di difendere il privilegio, diciamo così, maschile del sacerdozio. Perché? Perché manca una consapevolezza antropologica. Non si può difendere il sacerdozio maschile, l'esclusività maschile del sacerdozio, semplicemente dicendo il Papa ha detto così o Gesù ha scelto solo maschi. Questi sono un principio di autorità che per chi ha fede ha valore, ma per chi non ha fede non ha valore, ovviamente. Bisogna mostrare una coerenza antropologica. Bisogna mostrare, come dire, rendere evidente una necessità di natura, no? Questa è l'antropologia. Per inciso, vi consiglio di leggere il mio libro Conosci te stesso oppure acquistare il videocorso approfondito sul tema, piccola parentesi marchettara. Sul contesto belga, tra l'altro, aleggia un elemento ad oggi non chiaro. È difficile da provare, ma diversi indizi suggeriscono che non pochi sacerdoti tra i pochi rimasti in Belgio vivano già more uxorio, cioè con delle compagne, ignorando apertamente la disciplina ecclesiastica, il diritto canonico che prevede anche sanzioni per i sacerdoti che vivono in stato di concubinato. Lo fanno sospettare in particolare due necrologi recenti di presbiteri in Belgio, in cui vengono menzionate senza imbarazzo compagne di vita e figli del cuore, due formule che alludono a relazioni che sono state più o meno stabili con donne da parte di questi due presbiteri, donne dal momento che hanno figli, evidentemente si presumo divorziate o al massimo vedove. E avevo contattato diverse settimane fa, quando è circolata questa notizia, la diocesi del Belgio in questione, la diocesi di Namur, e questa diocesi mi aveva assicurato che il fenomeno del clero concubinario non esisteva e che quei due casi erano eccezioni. E tuttavia l'insistenza del vescovo Bonni su questo tema sembra smentire questa narrazione. Perché insistere? Non solo, tra l'altro, anche il cappellano della cattedrale di Santo Stefano a Vienna, Anton Faber, ha dichiarato in una recente intervista che il celibato è un concetto elastico e si fa puntualmente vedere in pubblico con una donna, con una compagna, senza che l'arcivescovo Grünwidel, ripeto, notoriamente eterodosso, sia ad oggi mai intervenuto. I fedeli viennesi sperano, o forse si illudano, che questi voglia farlo in futuro, visto che hanno inviato un accorato appello all'arcivescovo. Quando si mettono vicini tutti questi pezzi del puzzle, è difficile non avere di fronte un insieme già
sufficientemente chiaro. A mio avviso queste non sono uscite estemporanee di vescovi progressisti impazziti che sono usciti, diciamo così, dalla linea di combattimento. Sono piuttosto vescovi che agiscono coerentemente con ciò che credono. Seguono una strategia precisa: spostare gradualmente a colpi di scandali la finestra di Overton verso la normalizzazione di riforme già delineate decenni fa. Non dimentichiamo la famosa agenda dei 4 nodi presentata nel 1999 dal cardinale Carlo Maria Martini, il vero mastermind del gruppo di San Gallo insieme al cardinale Achille Silvestrini, agenda che includeva esplicitamente il superamento del celibato ecclesiastico nel clero. Il punto più profondo però a mio avviso è un altro, cioè tra i vescovi progressisti, soprattutto di area franco-germanica, sembra diffuso un sentimento implicito, forse ancora sentimento, cioè non ancora evoluto a teoria consapevole, ovvero l'idea che oggi nella Chiesa si possa agire come se esistesse uno stato di eccezione. Facciamo attenzione, è fondamentale precisare a questo punto che stato di eccezione e stato di necessità non sono la stessa cosa. Lo stato di necessità è contemplato dal diritto canonico, lo stato di eccezione no. Qual è la differenza? Lo stato di necessità giustifica la violazione di una norma, per evitare un danno maggiore, immediato e altrimenti inevitabile. Un esempio classico: un uomo che sfonda una porta per salvare un bambino da un incendio agisce secondo stato di necessità, perché la violazione e il danneggiamento alla proprietà, che è comunque diciamo, è una norma che viene violata in questo esempio, ebbene questo reato, questa violazione della norma viene assorbito, giuridicamente reso nullo, dalla necessità di salvare una vita, in quanto la vita del bambino è valutata di più rispetto al valore della proprietà privata danneggiata. Questo è un esempio per capire che cos'è lo stato di necessità. Lo stato di eccezione, invece, è la sospensione temporanea dell'intero ordine normativo per far fronte ad una percepita emergenza. Applicato alla Chiesa, che cosa vuol dire? Significherebbe sospendere totalmente, parzialmente, il diritto divino, che nell'ordinamento canonico rappresenta il fondamento di tutto il restante diritto ecclesiastico umano. Voi sapete che nel diritto della Chiesa, il diritto canonico, ha un fondamento diritto divino e poi ci sono una serie di norme, diritto ecclesiastico ma umano. Il diritto ecclesiastico divino è irriformabile, il diritto ecclesiastico umano è riformabile. E il Papa è sovrano assoluto quanto al diritto umano, ma ministro, cioè al servizio del diritto divino, sul quale non ha alcun potere di modifica o di sospensione o altre cose del genere. Per questo motivo lo stato di necessità, che non è stato di eccezione, non può mai andare contro il diritto divino, e la violazione di una norma ecclesiastica può essere giustificata se compiuta per difendere, ovviamente bisogna dimostrarlo, per difendere un bene maggiore, impellente e altrimenti non conseguibile, come per esempio può essere la salvezza delle anime, che è il bene supremo della Chiesa, il bene sommo della Chiesa. I vescovi progressisti invece spingono verso il cambiamento della disciplina e della dottrina, arrivando a toccare così il diritto divino, come nel caso delle ordinazioni femminili o delle benedizioni delle coppie omosessuali. L'eventuale ordinazione di uomini sposati senza dispensa pontificia
sarebbe un atto, attenzione, illecito, ma valido perché il celibato presbiterale è di diritto ecclesiastico umano, non divino. Ma è chiaro che non è questo l'obiettivo finale di Bonni e dei suoi sodali. Il loro fine è la sovversione dell'intero impianto cattolico e l'ordinazione dei sacerdoti, dei presbiteri uxorati è solo il primo step per raggiungere questo. E questa mentalità, a mio avviso, è particolarmente evidente in Germania, perché la Synodal Conference, questa conferenza sinodale che vogliono mettere in piedi per legiferare su tutto nella Chiesa e per monitorare e punire i vescovi dissenzienti, è contraria al diritto canonico, certo, ma soprattutto al diritto divino della Chiesa. Eppure questa Synodal Conference viene portata avanti ormai da mesi proprio perché i suoi promotori agiscono come se riconoscessero oggi uno stato di eccezione nella Chiesa, causato vuoi dal contesto culturale, no? Dal progresso culturale che esige un cambiamento della Chiesa, vuoi dalla mancanza delle vocazioni. Le ragioni addotte possono essere molteplici, ma questo mi sembra di vedere. Da un lato, dunque, questi vescovi progressisti negano che oggi esista uno stato di necessità, perché loro dicono non esiste uno stato di necessità. L'abbiamo visto, pensiamo alla questione della fraternità San Pio X, tra l'altro, a mio avviso, quando si nega che esiste oggi uno stato di necessità, si contraddice ciò che persino pontefici post-conciliari hanno dichiarato. Forse farò un video al riguardo in futuro. Ma dall'altro lato, questi stessi vescovi progressisti parlano e agiscono come se esistesse uno stato di eccezione, che in realtà, lo ripetiamo, non è contemplabile dal diritto della Chiesa. Bene, grazie cari amici come sempre per aver ascoltato, per avermi ascoltato finora. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi invito come sempre a sostenere il mio canale. Ci sono più modalità che potete adottare per sostenermi. Il primo è donazione tramite PayPal, trovate come sempre il link per donare qui in descrizione. Vi ringrazio i tanti che decidono di scegliere questa strada per sostenere il mio apostolato di formazione e di informazione cattolica. Un altro modo per sostenermi è quello di effettuare un abbonamento mensile sul mio canale YouTube. Ci sono due livelli. Il primo livello, che è semplicemente un modo per sostenere, chiedo scusa, in maniera ricorrente questo canale. Voi sapete che mi occupo principalmente di giornalismo freelance, di analisi di affari vaticani per tre testate anglofone principalmente, cioè LifeSite News, The Remnant Newspaper e The European Conservative, ma ci tengo ecco, a condividere con voi, al pubblico italiano, queste mie analisi, sperando che possano essere utili. Un terzo modo per sostenermi è quello di effettuare l'abbonamento per accedere di secondo livello per accedere alla scuola biblica cattolica. Non è semplicemente un modo per sostenere il mio lavoro, ma è proprio un servizio che vi offro perché nella scuola biblica portiamo avanti la lettura e il commento della Sacra Scrittura in maniera rigorosamente tradizionale. Tra l'altro, proprio oggi è uscito il nuovo video in cui affrontiamo il tema del peccato originale. Il quarto modo è quello di acquistare il mio nuovo libro su Amazon, Conosci te stesso. Anche in questo caso trovate il link in descrizione. E poi la novità, il quinto modo, è acquistare il mio videocorso su School, che non è semplicemente, come dire, la copia del libro in versione videocorso, è un approfondimento, sono 8 ore di lezioni divise in introduzione più 11 lezioni e tra l'altro è su School, questa piattaforma molto, molto bella in cui si può anche interagire, quindi come se fosse davvero una classe scolastica.
E tra l'altro su questa piattaforma caricherò prossimamente anche altri videocorsi. L'obiettivo è quello di creare un sistema di sussidi per crescere nella propria formazione cattolica. Grazie cari amici, auguro a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Ave Maria. Cari amici, finalmente posso darvi questa grande notizia. Erano giorni che fremevo di fare questo annuncio, finalmente il giorno è arrivato. Dopo il successo, a dire il vero inaspettato, del mio libro Conosci te stesso, corso base di antropologia cattolica, ho deciso di creare e proporre anche una edizione videocorso. Un percorso sistematico che non è semplicemente la riproposizione di ciò che trovate nel manuale, ma un percorso per così dire parallelo, un viaggio da compiere insieme per conoscere l'uomo, questa creatura straordinaria che oggi è sotto attacco, un attacco tutto particolare da parte del processo rivoluzionario. Navigheremo su questo mare, oggi purtroppo largamente ignoto, con la guida sicura della dottrina di Aristotele e San Tommaso d'Aquino, avendo sempre dinanzi agli occhi uno schema limpido, una vera e propria mappa di navigazione che ci aiuterà a muoverci e a conoscere le facoltà dell'anima. Dalla parte vegetativa saliremo fino alla parte razionale per avere alla fine del percorso uno sguardo completo, sistematico ed insieme chiaro sull'uomo e quindi su chi siamo. Sono molto orgoglioso, felice di questo lavoro, di questo progetto. Ti invito subito a cliccare il link che trovi qui da qualche parte in descrizione, nel link in bio, non so, ecco il social che stai usando in questo momento. Evidentemente questo video sarà diffuso su diverse piattaforme, ma il link rimanderà sempre alla pagina del mio blog in cui presento questo mio primo infoprodotto. Ti invito ad approfondire, a leggere attentamente quello che ho da offrirti. Questo videocorso non è psicologia motivazionale, non è divulgazione superficiale, non è una forma di spiritualismo disordinato, non è per chi cerca risposte rapide e semplicistiche, per chi cerca intrattenimento o per chi non vuole migliorare se stesso. Prima di avviare un processo di autentica crescita spirituale e personale, come si dice oggi comunemente, ma che per noi cattolici prende il nome e la dimensione tutta particolare della santificazione, bisogna anzitutto conoscere se stessi. E questo videocorso, così come il libro prima di esso, nasce con questo obiettivo. Un videocorso per chi vuole studiare l'uomo con strumenti validi e cattolici, ma anche per esempio per chi fa homeschooling per i propri figli, per chi insegna nelle scuole parentali, per chi semplicemente vuole istruirsi cattolicamente, magari per chi è seminarista o sacerdote e vuole approfondire la conoscenza, lo studio della natura umana, per chi è impegnato in attività di catechismo, ma anche per chi magari non è cattolico e vuole approfondire una visione dell'uomo alternativa a quella più comune. 12 video lezioni per un totale di 8 ore che ti accompagneranno alla scoperta dell'uomo, delle sue facoltà, della struttura dell'anima, degli strumenti che Dio ti ha dato per lavorare su te stesso. Conoscenze che ti immunizzeranno da tutte le false soluzioni che la società moderna, dimentica di Dio, ti propone per essere felice. Alcune indicazioni più tecniche: il videocorso è disponibile sulla piattaforma School, una piattaforma assai intuitiva, internazionale di e-learning, utilizzata da migliaia di formatori in tutto il mondo. Molto semplice il processo: dopo aver creato il tuo account School e fatto il login, potrai acquistare il videocorso in maniera estremamente intuitiva. La piattaforma utilizza i dollari come unica valuta per gli acquisti, nel momento che è una piattaforma internazionale, ma non preoccuparti, puoi pagare normalmente con la tua carta italiana e il sistema farà automaticamente la conversione in euro al momento dell'acquisto. Ti comunico però che il videocorso è disponibile a prezzo lancio di $79 solo fino al 15 aprile, dopodiché sarà disponibile solo a prezzo pieno. Se vuoi conoscere davvero te stesso, questa è la strada. Ti aspetto su School.